Um, in order to let you understand a bit how we think as urban planners and landscape designers, I put up a couple of themas, which I think are very important for you to understand and to bring back home. It would also could help you in your daily profession if you work on a bigger scale. Da adesso va ad illustrare dei temi che per lui sono importanti e che potrebbero essere appunto una sorta di, di indicazione, di suggerimento da parte sua per voi sulla, in quanto urbanista, in quanto architetto di paesaggi, che costituiscono proprio l'essenza vera e propria delle cose, o meglio della sua attività. And I first want to tell you a bit about our culture, our country. You had already some Dutch architects telling you stories here, but this is a very important one, because here you see how the west part of our country is organized. It's all under sea level, and what you see here is all the water structures needed to keep the land dry. And I thought it's important for you to know, because that you would understand that we are very good organizers. Dutch people like to organize everything, and that's because of this. Organization is in our blood. Dice che sono dei bravissimi organizzatori, il senso dell'organizzazione è in loro, è nelle loro vene. E questa, sorry, it was the western part? Was it the western? Yeah, the west. Questa è la parte occidentale dell'Olanda, quasi completamente sotto il livello dell'acqua. You see Amsterdam. Amsterdam is there, yes. E il fatto di dover organizzare una terra costantemente sotto il livello dell'acqua in modo tale da renderla secca e comunque abitabile ha sviluppato in loro questo senso dell'organizzazione. Yeah. And I was born around here. Lui è nato lì, intorno a quell'area. So I'm a real polder boy. What are you? Polder? A polder. This This is the polder. area is called a polder. Polder, lui è un ragazzo del polder. And I can show you a bit of my polder, the Beemster. Questa è parte del suo polder. And this is made out of the sea in the 17th century. And here you see a bit the system of how it's organized. Nel XVII, it was under the sea, you mentioned. It was water. It was water. Yeah. Nel XVII secolo era tutto sommerso dall'acqua e poi sono invece intervenuti per riscattare la terra dall'acqua in questo modo. So here's the original plan, and it's from 1640. 1640, questa è la cartina originale, la mappa originale del luogo. 1640, you said? And here you see the image of the land, very much organized, you could say. And there's even a theory that known artists, Dutch artists, use the polar system as an inspiration. We think. It's never proven, but there is a very strong relation. And this is Piet Mondriaan. Avete visto prima come era ben organizzata la terra. C'è una teoria, per quanto non provata, secondo la quale gli artisti olandesi hanno proprio tratto ispirazione dall'osservazione della loro terra. Questo è Mondriaan. Even the spatial structure, the tree structure, is in a grid. So basically the Dutch don't know when to stop their organization. And then you can see also very typical landscapes like this on a dike. La struttura alberata ad alberi che ha mostrato prima ha particolarmente successo. Quella era uno schema, una piantina, questa invece come. So you meant these are a tree structure on the dike, you said? Yeah, on the dikes and the roads in the polder.
In the polder, quindi le strade che sono in questo polder, in questa zona depressa sotto il livello dell'acqua, vengono poi recuperate e alberate in questo modo, con le strade che la percorrono. But things are changing in Holland, maybe not so rapidly at the moment because of the crisis, but you could say we are slowly, the western part of our country is slowly becoming a highly urbanized area. Maybe you can relate it very much to the area around Milano, where you can see the sprawl of urbanization taking over, and basically we have the same development in Holland. Le cose però stanno un po' cambiando in Olanda, non molto velocemente in seguito alla crisi, ma lentamente si sta arrivando a una situazione di urbanizzazione abbastanza alta. Ha fatto il paragone con certe zone nella cintura milanese dove c'è una cementificazione abbastanza densa. Questa è la parte occidentale dell'Olanda. So we went back to Mondrian and tried to explain and understand the development of our landscape a bit. On the left side you see the old situation. You must imagine the gray is urbanized and the white is landscape. That's the original landscape we had. Quindi voilà, just translate. Questo riquadro a sinistra rappresenta com'era la situazione, il grigio è l'urbanizzazione, il bianco invece è la non urbanizzazione, quindi lasciata così. La premessa era ritorniamo indietro un po' a Mondrian per capire un po' qual è stata l'evoluzione. In the middle you will see what happens if nobody intervenes. It will become a grey sprawl with maybe only a couple of white parts of landscape left. Il quadro mediano rappresenta una situazione non realistica, ma come sarebbe se non ci fosse una urbanizzazione controllata, quindi pochissime aree bianche che sarebbero poi quelle di paesaggio libero con un'urbanizzazione altissima. And the right is our idea how it should become. Much more contrast and difference within areas, and also much more quality within the areas. La terza invece è una situazione, è il loro target, quello a cui vorrebbero arrivare, con una forte caratterizzazione all'interno delle aree, quindi con una precisa identità che comunque differenzi le varie aree. What are the black ones? Well, it doesn't say what is what, but it says that we like to go for much more difference in atmosphere between areas. Ok, il colore non rappresenta niente di particolare, ma dà il senso della differenziazione che vorrebbero ottenere all'interno dell'area. Because of seeking these differences, the first thing we always like to do is try to find as many local qualities as there is possible. And that's why this thema, local and global, used a lot in architecture. That means we know we are globally living, we are globally looking at things, but we always like very much to keep local entities. La differenziazione, che per loro è un valore importante, si esplica soprattutto nella valorizzazione di ciò che è locale e quello a cui loro mirano. Tutti sappiamo che siamo comunque in un'epoca di globalizzazione, ma non disdegniamo, anzi apprezziamo ancora di più forse il dato locale. So this is a plan I'm going to talk about. What you see here is an old military exercise area where the Dutch soldiers learned how to drive a tank. The tank is the big one, the carro armato. Yeah. E questa è un'area di esercitazione militare dove i soldati olandesi imparavano a guidare il carro armato.
And obviously in the Cold War it was very important that you could drive with a tank an 8. I don't know why, but this is how you drive a tank. You learn how to drive 8. Era importante saper descrivere un 8 durante le operazioni di manovra. And this became obsolete. The Cold War is finished. We don't need to drive 8s anymore. And so now the area was turned to the city of Eindhoven in the east, and they wanted to have a housing area on top of this place. Quindi la guerra fredda è finita, non c'è più bisogno di girare intorno agli 8 con i carri armati, e quindi vorrebbero farne una zona di urbanizzazione qua con delle case. This is in the east, you said in the east? East, yeah. East, yeah? Southeast, yeah. Sud-est del... So here you see one of these spaces where they learned the tanks, how to drive them. And we thought it was very interesting to see if we could keep this tree structure as a basic structure for housing. So to let's say basically organize our housing scheme within this old tree scheme. Questo schema di alberature hanno cercato comunque di mantenerlo e di sviluppare il loro intervento edilizio senza intaccare questa struttura già presente del resto. And this is this plan. So you see still all the forest structure is in it, and they give, in Holland they always like to give you a specific program of houses, and up in the 80s and 90s that was I don't know why, but it was always between 30 and 35 houses an hectare, so we could all have a garden, and we proposed to make it more compact into a couple of apartment blocks and have the rest more spread out in more open, landscape-orientated housing. Was it 40, 45 houses? No, 30, between 30 and 35. Between 30 and 35, ok. Qui da questo progetto si può vedere che la foresta, il bosco è rimasto tale quale. Generalmente in Olanda viene dato all'urbanista uno schema, dunque noi lo chiamiamo la realizzazione per ettaro, quindi una certa densità di costruzione, di 30, nel loro caso era 30-35 case per ettaro, in modo tale che avessero abbastanza giardino. Loro, per aumentare ancora di più l'area verde, hanno concentrato in queste strutture che vedete bianche, in questi gruppi di appartamenti, i caseggiati, in modo tale da avere ancora più area verde.